Dunque, nella scorsa puntata eravamo rimasti a Punta Palascia, giusto? Buon proseguimento. Ovviamente pause solo con prodotti tipici. Bisogna adattarsi a... Be local. Direi che oltre per la questione base militare, anche per la questione vento non sarei riuscito a far volare il drone, perché qua si è abbastanza riparati, ma appena lì fuori c'è un vento pazzesco. Adesso ritorniamo su e vi consiglio ovviamente di venire a fare questa piccola deviazione, perché qua non siamo esattamente sul cammino, bisogna scendere un attimo, ma ne vale la pena per venire a vedere questo faro e il panorama. Quindi dicevo, torniamo su e proseguiamo. In teoria a breve dovremo trovare un ristorante aperto, ma ci credo poco. In quei momenti stavo riflettendo su quanta bellezza abbiamo nel nostro paese, cioè noi nell'arco di neanche 3 giorni avevamo già goduto di bellezze naturali, storiche, culturali e culinarie ovviamente. E lo so che sembra il solito discorso campanilistico legato alla propria terra, ma dopo aver girato tanti posti nel mondo negli ultimi mesi mi stavo proprio rendendo conto delle tante bellezze che abbiamo in casa. Bene, siamo arrivati a Porto Badisco e ora dobbiamo cercare il bar da Luca, perché ci hanno detto che è sempre aperto. Da Carlo, non da Luca. Da Carlo, scusate, non da Luca. Parecchio testo. Come il mio stomaco, guarda. Dunque, mangiare abbiamo mangiato, Carlo ci ha salvato e adesso direzione finale, ma abbiamo provato a chiamare 2 strutture e non ci hanno risposto, quindi speriamo fra un po' che rispondano, perché sennò per stanotte inizia a diventare preoccupante. Quindi ancora non avevamo trovato un posto per dormire a Santa Cesarea. Le 2 strutture convenzionate con il cammino non rispondevano, di cui una era la parrocchia in cui puntavamo ad andare, dato che essendo 2 reduci dal cammino di Santiago ci allettava l'idea di tornare in un alloggio a donativo. Capito se stai apprezzando questo arrivo con questi colori? Potrei bestemmiare, quindi metti via quell'affare. No, veramente è una cosa assurda. Perché da quando siamo sbucati che sta in meraviglia, anche perché vorrei dire ci mancherebbe altro. Poi abbiamo la prospettiva di non avere un letto, quindi meglio di così. Guarda caso però, proprio mentre stavamo facendo un break affacciati sul mare e non vi nego non sapevamo quasi più dove sbattere la testa per trovare da dormire, ci ha avvicinato un signore di Reggio Emilia che però vive lì da qualche mese, che ci ha portati al bar del paese dove la barista aveva il contatto per la parrocchia e voilà, avevamo l'alloggio che volevamo. Certe cose succedono proprio solo sui cammini. Adesso ci faremo una doccia di fretta e torneremo in quel bar a mangiare, perché è l'unico posto aperto in cui potremmo avere del cibo, come volessi dimostrare il cammino, come sempre provvede. I Trail Angel ce l'abbiamo avuti anche stasera. Esatto. E via, stasera la puzza che ancora non avevamo sentito. Belle storie. Ci sta. Eccolo l'outfit dell'hiker. Ora ragazzi, alle ore 7:15, già cenati, perché non c'era altra alternativa. Ci facciamo un giro qua per questo paese che sta... Fagli un vino a versa in bottiglie. Come capite il livello di disagio è... Cioè ragazzi,
livelli atomici. No, ma perché poi vestito così perdo credibilità a questo salto. Ma quella l'avevamo già persa da mo'. Quindi dicevo niente, facciamo 2 passi per questo paese che ovviamente è completamente deserto. Io penso che vi saluto qua e ci vediamo domani. E allora buongiornissimo, direttamente con la campana. Come potevamo sospettare, sarebbe stato violento. Quindi partiti per direzione Marina Serra, che è la prima mattina in cui abbiamo il sole un pochino più alto rispetto alla via del mare, che non avevo ancora visto così. Come sempre anche oggi ci sta da Dio, temperatura incredibilmente bella, panorama che insomma non delude, quindi direi che meglio di così non potevamo iniziare anche questa quarta e penultima tappa. Bene, in quel di Castro ci siamo arrivati, ora scatta l'operazione seconda colazione. Tra l'altro siamo arrivati anche prima del pronosticato, quindi molto bene. 9-10. Avevo pronosticato 9,5. Siamo perfettissimi. 2 bestie. C'è dell'Inception, altri content creator. Se ci fosse. Allora, l'altro bar non ci era piaciuto troppo, quindi abbiamo fatto 10 metri, ci siamo fermati in questo e la vista è migliore, sicuramente la qualità delle paste è migliore, va bene così insomma. E la musica è migliore. E la musica è migliore. Mamma mia che bel paesino ragazzi che è Castro, veramente veramente super carino. Adesso in realtà non so se noi stiamo seguendo la traccia del cammino, semplicemente abbiamo deciso di perderci un po' tra questi viottoli perché merita davvero tanto. 1, 2, 3. Ragazzi è l'ennesimo spot in cui ci sarebbe stato da Dio un bel bagnetto, ma arriviamo sempre che o abbiamo appena mangiato, Quindi o... dobbiamo aspettare almeno 3 ore. Esatto, perché l'indigestione proprio non mi andrebbe a genio. O arriviamo troppo presto la mattina, quindi magari posto all'ombra, acqua ghiacciata, quindi il metodo Wim Hof non abbiamo voglia di farlo. Speriamo nel pomeriggio o domani. Beh, domani sicuro. Arrivate a Santa Maria sicuro. Obbligatorio, se no io non torno a casa. Però spiace perché qua ci sarebbe stato da Dio. Beh, oggi tappa decisamente più asfaltosa e anche più all'interno rispetto al mare, cioè ripeto, ce l'abbiamo sempre a vista lì di fianco, ma siamo molto interni. Per fortuna a breve saremo a Tricase Porto, è ora di pranzo, poi sì, ci riposiamo un po' le gambe perché l'asfalto, come sapete, non sono un grosso amante, non è così divertente. No, assolutamente. L'orecchio allenato alle bottiglie di birra che si svuotano, senti? Questo è il rumore da bar. Che rumore fa la felicità? Il rumore di birra. Ma soprattutto dopo giorni di bar e quindi pizza, rustici, panini e panificati vari, potevamo finalmente mangiare qualcosa di diverso. Mamma mia ragazzi, non mi sembrava vero.
stavo per chiedertelo, ma avevo già capito. Vedete adesso voi iscritti, vedete chi non fa un cazzo e chi va avanti e indietro quando sono queste cose? Diciamo. Bene, dunque allora, non vi abbiamo fatto vedere niente, vi chiedo scusa, ma ci siamo docciati e vi siamo riposati un po'. Siamo venuti nell'unico bar aperto, abbiamo cenato e ci siamo anche adoperati via social per vedere di recuperare un passaggio per domani, perché a quanto pare far da Santa Maria di Leuca a Lecce non è così scontato però. Beh no, di sabato no. Ora che sono le 8:30 di sera, È tardissimo, ragazzi. Anzi le 8, perché sta chiudendo il bar chiudeva alle 8. Abbiamo già fatto tutto e niente, quindi siamo in attesa di notizie. Ci faremo 2 passi al B&B. Due di numero. Ce l'andremo a dormire, probabilmente anche molto presto, e poi domani vediamo cosa succederà. Quindi ragazzi, direi che chiudiamo con le trasmissioni e ci vediamo domani. Notte! Modalità stendino anche oggi, ragazzi. Devi andare. Ma sì, Perché c'è previsioni di vento e quindi noi approfittiamo, no? brutalmente. Massivamente. Quindi pronti per partire per questa ultima tappa da questo B&B che secondo me è stato il migliore, più senza bello dubbio. di tutto il cammino. Assolutamente, Lavaturi, super consigliato, raga. Chi c'è? A me basta l'usule, a me basta l'usule, che quando la mattina te alzi e te facci alla Venezia, c'è subito una cosa. Cangiale chi te flescia e te flescia tutto il giorno perché sai che Mi sa proprio che oggi avremo un cielo terso, ma un vento molto importante per tutta la giornata. Non sarà così scontato. Arrivati all'ultimo giorno potevo dirlo, il ginocchio non mi aveva fermato. Ero partito con un po' di timore perché dal Kungsleden in poi sto litigando con un dolore che non se ne vuole andare e questa per un camminatore non è una buona notizia. Ma fortunatamente era andata bene e a pochi chilometri dall'arrivo sapevo di potercela fare. Sarà mica che quando la testa sta bene anche il fisico ne gioisce. E anche il timbro di Tiggiano è stato fatto. Fra l'altro ci siamo fermati in questo piccolo ferramenta in cui il proprietario, presumo il ragazzo che ci ha fatto il timbro, ci ha un po' detto come si sta qua da queste parti, il problema dello spopolamento, il problema dei ragazzi che vanno a studiare fuori e poi purtroppo rimangono fuori perché non riescono a venire qua a spendere le loro competenze. È stato bello, uno di quegli incontri con i local che meritano, ti fanno capire un po' dove sei. E ragazzi, scusate l'outfit ma c'è freddo. E stiamo anche scendendo al paese di Tovaglie. Comunque, speriamo che ci sia qualcosa di aperto. Terza colazione. Terza colazione e soprattutto un attimo pausa dal vento, perché stiamo già mezzi rincoglioniti da sta cosa. Spoiler, ovviamente non c'era niente di aperto. Contro la globalizzazione, vedi? Vedi? Con tutta la foglia. Questi sono quando fai il sughetto col pesce alla pizzaiola, col tonno, quando fai il polpo, quando fai per esempio il pesce spada. Noi siamo la foglia dei... perché voi conoscete solo questi. Eccezionale. Questo è l'origano, che è un souvenir dalle Cipoliane. Che è un souvenir. Questi sono, quando fai il sughetto col pesce alla pizzaiola, col tonno, quando fai il pesce spada. Noi siamo la foglia dei... perché voi conoscete solo questi. Eccezionale.
Senti che profumo, se ho torto dimmelo, se ho ragione pure. Uno alla volta, abbassi la testa però, senti che profumo. Vai, abbassi la testa Stefano. Vai, senti, devi solo annusare. Questo è profumo, Mamma mia. Ma t'ho detto, io spezie selvatiche vengono Eccezionale. Io i capperi sono abituato al barattolo a Ah, pescare. vedi che non c'entra un cazzo. Tu hai visto che sapore che è? Potevazzo tossisci di nuovo? Potevazzo. Senti quando li smuovo che profumo. Il gambo non si mangia, Sai quanta acqua ti fa bere? Senti che cavolo, i capperi. Non ne trovate di questa roba, ragazzi. Ho ragione. Senti? Eccezionale. Questi così sono annaturati. Bene, quindi dopo esserci riempiti di pomodori secchi, perché Cesare insomma alla fine ha voluto l'obolo, siamo adesso dall'altra parte del Ciolo, che è quello che avete visto prima, quell'insenatura, e stiamo tornando verso Gagliano. Adesso qua siamo in una gola, quindi si incanala tutto il vento, è un disastro, ma fra poco dovremmo essere al paese. Non vi ho fatto assistere al pranzo perché eravamo in un locale, come dire, Retro. un po' borderline. Comunque questa è ufficialmente l'ultima volta che ci fermiamo e ora la direzione è Leuca. Se troviamo i segnavia, se non li troviamo ci andiamo lo stesso. Qualche sera prima, quando eravamo a Santa Cesarea, la sera in cui abbiamo rischiato di rimanere senza letto, per intenderci, siamo rimasti dopo cena un po' sul mare a filosofeggiare e abbiamo discusso di quanto per me tutto questo sia diventato una routine. Eccolo il punto d'arrivo. Manca sempre meno. Purtroppo per arrivare qua la strada non è niente di eccezionale, anzi, però adesso davanti c'è solo mare. Prospettiva del faro del nostro arrivo sta salendo l'eccitazione, Una routine sana, bella, ma soprattutto cercata e voluta, non come quelle imposte dalla vita quotidiana. Questo non vuol dire che non stia più apprezzando quello che faccio o che queste cose non mi emozionino più, anzi, se no neanche le farei. Ma è stato interessante constatare come la ripetizione di queste esperienze mi abbia fatto familiarizzare con cose che magari da casa sembrano difficili o ostili. A volte ci vengono instillate paure che neanche sono nostre, ma che poi una volta affrontate scopriamo che non sono niente di così grave o pericoloso. Tutto questo per dire che ogni volta di più mi rendo conto che per me è necessario vivere questo genere di cose. Quindi possiamo dirlo, è ufficiale. È ufficiale. Questo cammino del Salento è giunto finalmente al termine. E il fatto bello di questo cammino è stato proprio farlo con Phil, che non faceva un'esperienza del genere da tanti anni e che quindi aveva un genere di entusiasmo completamente diverso dal mio e che mi ha fortemente influenzato. Piccola riflessione anche qui: quanto è importante circondarsi di persone che ti facciano bene? Per me tantissimo. E come da migliore tradizione, come non venire a toccare il chilometro zero? E da qui solo acqua in tutte le direzioni. Siamo soddisfatti? Soddisfattissimo. Ne facciamo un altro insieme. Cazzo. Top. Era un sì comunque. Era un sì. E così eravamo arrivati alla fine anche di questo bellissimo cammino. È sempre un momento molto difficile da raccontare perché racchiude in sé tante cose. E ogni cammino che ho fatto ha avuto sempre emozioni diverse quando arrivava alla fine. Questo sicuramente mi ha trasmesso tanta serenità, sarà stato per la presenza anche costante del mare. E come dicevo all'inizio, mi ha fatto chiudere un cerchio di diversi mesi pieni di esperienze. E quindi un punto da cui ripartire, sicuramente, da cui ricominciare, ma ricominciare sapendo che io questo genere di cose vorrò continuare a farle. Ragazzi, noi ci stiamo godendo uno dei tramonti più belli che ci saremmo potuti augurare. Fra l'altro adesso si vede anche la Calabria da dietro perché il sole sta calando lì, c'è la luna, ci sono nuvole di qualsiasi colore. È uno spettacolo assurdo e io direi che vi saluto con questa immagine. Non ho intenzione di registrare nient'altro e finire con questo gran finale. Quindi vi ringrazio per aver visto questi video sul cammino del Salento, spero che vi siano piaciuti.
Io ovviamente ringrazio il ragazzo qua a fianco che mi ha fatto da compagno di cammino e noi ci vediamo prossimamente con prossimi video.